Mio povero papà ha fatto la prima guerra mondiale, è venuto qui sul Friuli e ha trovato mia mamma, Rossetti e Rosina. Poi si sono sposati finché che dopo è venuto il duce, ha fatto qualche capoduro perché le è successo delle cose che noi non immaginiamo, però da quello che si è sentito dire, l'Inghilterra e la Francia avevano le colonie e Hitler e Mussolini non avevano niente di colonie e avevano procurato di andare in Abissinia e in Eritrea. E dopo mi hanno chiamato sotto le armi e avevo neanche 19 anni e mi hanno chiamato a Verona, alle casermette di Verona. E lì sono andato sotto le armi, lì, e dopo 2 mesi mi hanno fatto caporale. Dopo ci hanno fatto come si dice, delle prove con IM3, IM6, quei carri piccoli là, e si andava sulla sponda dell'Adige a fare le prove. Dopo siamo tornati in caserma, a un certo momento sono arrivati i carri 13, l'M13, e lì abbiamo fatto delle prove per addestramento con questi carri M13. Dopo è arrivato il momento per andare in Africa. Allora ci hanno caricato sul treno, siamo andati a Napoli, al Vomero di Napoli. Lì siamo stati un po' di tempo, si andava dal Vomero in centro a Napoli. Poi è arrivato un momento che dal Vomero ci hanno portato a Messina. A Messina ci hanno detto bisogna aspettare perché da Ancona deve partire un convoglio per fare tutta una strada per andare in Africa. E abbiamo aspettato 2 o 3 giorni là a Messina, poi è arrivato il momento che il convoglio non poteva arrivare e siamo partiti noi, 2 navi cariche di tedeschi e italiani e i carri armati. E siamo partiti al mattino, il giorno non so. E fuori da Messina, sul tratto che va fuori al mare, scortati da 3 cacciatorpediniere. Queste cacciatorpediniere ci hanno scortato e avevamo 3 apparecchi di scorta, però di notte quelli non hanno potuto e sono partite cacciatorpediniere e la mia nave
la Fabio Filzi e la Carlo del Greco, 2 navi cariche di tutto. C'era fino pezzi di formaggio. Io, come che si dice, la fortuna della vita. Avevo i miei amici lungo la strada in mare, non volevo andare sotto, erano quelli che andavano dentro sul carro armato a giocare alle carte e io sempre là sul ponte, capisci? 10 minuti dopo sono arrivati 2 siluri, capito? E la nave mia ci ha messo neanche 5 minuti ad andare giù, perché io ero sul cono, ma ci avevano mandato in Africa ancora coi gambali, con robe da matti. Bon, allora vedendo che la nave si capocorre così, ho levato i stivaloni là e dopo ho buttato via quello che avevo e mi sono messo sul scivolo, perché la nave ha fatto così, e allora io sono andato giù sul scivolo della nave e ho fatto un 5-6 metri, capisci? E dopo tutto un colpo, patapom, sono andato nell'acqua. Nell'acqua c'erano tavole, c'era di tutto e mi sono aggrappato lì e avanti. Ma dopo avevano buttato giù quelle quadre, come si chiama, salvagente. Ma tutti volevano salire, capito? Ma quando facevi per salire, la cosa si rovesciava, la zattera si rovesciava, e allora qualcuno rimaneva sempre là. Io quando vedevo che volevano andare su, siccome che sapevo nuotare, stavo un po' indietro, sicché è andata a finire che la zattera è rimasta con 3 persone, io e altri 2. La zattera è quadrata com'è. Quello che era di fronte di me non potevo pigliarlo, invece quello di fianco l'ho salvato 2 o 3 volte, perché stava andando giù, lo prendevo e lo tiravo su e l'ho salvato. E abbiamo fatto 10 ore, perché dalla sera c'era il sole che girava sull'acqua, proprio a livello dell'acqua, e vedevo il sole. Ho fatto 10 ore di acqua il 13 di dicembre. Poi ci hanno preso, sono venuti con un barcone e ci hanno preso. Quello che avevo di fianco, quello che avevo di fronte non l'ho più visto. Quello che avevo di fianco non ho potuto domandare come ti chiami, dove sei, niente. È saltato sul barcone, dove è andato non lo so, comunque ci hanno portato dentro sul caccia,
sul collo, ci hanno levato i vestiti con i coltelli, ci hanno levato i vestiti e ci hanno dato mezzo bicchiere di cognac. E dopo siamo messi là, in fianco. Ci hanno riportati a Taranto col cacciatorpediniere. Ci hanno portato in ospedale, lì a Taranto, e ci hanno tenuto 2 giorni. Mi ricordo come adesso che i tedeschi 4, noi 28 su quel corro lì, dopo sugli altri non so. Noi siamo arrivati in 28, più 4 tedeschi, ma i tedeschi avevano ancora il fucile. Sono andati del mare, ma sono andati col fucile. E la prima roba in ospedale che hanno fatto, si hanno messo il fucile sopra il letto, sono messi a pulire il fucile.